Volete preparare pandoro del maestro Giorilli? Io sono Lori e oggi vi spiegherò passo passo come farlo. Non fate caso al colore esterno del mio pandoro, vi assicuro che è cotto. Seguitemi e vi spiegherò perché a me è uscito chiaro, ma a voi uscirà perfetto con lo stampo giusto. Gli ingredienti li dirò man mano nel video, ma li troverete scritti per esteso a fine video sotto il video nell'info box e nel blog. E adesso iniziamo con il lievitino o la biga. Iniziamo la mattina verso le 12. In una ciotola mettiamo 45 g di acqua. Aggiungiamo 0,28 g di lievito secco o 1 g di lievito di birra fresco. Per pesarlo vi servirà una bilancina di precisione, giù vi metto il link dove trovarla. Adesso aggiungiamo la farina poco per volta e impastiamo per bene fino ad ottenere un impasto abbastanza liscio. Copriamo con la pellicola e facciamo riposare 20 ore a temperatura ambiente circa 18 gradi. Ci vediamo domani. Buongiorno! Alle 8 della mattina dopo ci serviranno 100 g di burro bavarese o comunque un buon burro, 240 g di uova, 120 g di zucchero, 305 g di farina forza 350, 85 g della biga che abbiamo preparato. Il resto usatelo per fare altro. Nella ciotola della planetaria mettiamo la biga o lievitino, la farina, battiamo con una forchetta le uova e aggiungiamone un po' nella ciotola. Abbassiamo la testa della planetaria e iniziamo a impastare. Continuiamo a impastare aggiungendo le uova poco per volta, appena le precedenti sono state assorbite dall'impasto. A un certo punto vedete che l'impasto rimane sul fondo, nessun problema, spegnete l'impastatrice, con una spatola rovesciate l'impasto, riaccendetela e continuate a lavorare. Fate questa operazione se succede di nuovo, ma vedrete che continuando a lavorare e a velocità bassa, cioè 1,5 o 2, il gancio pian piano raccoglierà tutto l'impasto senza problemi. Un'altra cosa che può succedere è che sembri che l'impasto si divide in due. Nessun problema, continuate a lavorare e tutto si amalgamerà per bene. Quando l'impasto è ben lavorato e liscio, aggiungiamo poco per volta lo zucchero. Non aggiungetene se prima il primo non è stato ben assorbito dalla pasta. Continuate così fino a finire lo zucchero. Non abbiate fretta, il pandoro richiede pazienza e amore. La stessa cosa la facciamo con il burro a pomata. Lasciatelo un paio d'ore prima fuori dal frigo e aggiungetelo pochi tocchetti per volta e aspettate che si siano assorbiti i precedenti prima di aggiungerne altro. E continuate a lavorare. Ogni tanto fermatevi e con un termometro misurate la temperatura dell'impasto che non deve superare 26 gradi. Se vi accorgete che si avvicina a quella temperatura, fermatevi, mettete 10 minuti la ciotola in frigo
e poi continuate a lavorare e inserire il resto degli ingredienti. Ricordiamoci che dobbiamo lavorare sempre con una massa fredda al di sotto dei 26 gradi. Continuiamo a lavorare l'impasto fino ad ottenere una pasta incordata, liscia e bella elastica. Adesso tiriamo fuori l'impasto dalla ciotola . Con un termometro misurate la temperatura dell'impasto che non deve superare i 26 gradi. Mettiamolo sul tavolo o spianatoia . Non usate farina, ma con la spatola d'acciaio o tarocco procediamo per la pirlatura. Non usiamo farina, ma usiamo solo il tarocco e guardate come diventa bella liscia e appalla l'impasto. A questo punto poniamo l'impasto in una ciotola, copriamo con la pellicola e poniamo a lievitare in un luogo tiepido circa 27-28 gradi. Non scendete e non superate questa temperatura. Per sicurezza mettete il termometro dentro il forno, perché io l'ho fatto lievitare dentro il forno, e controllatelo spesso in modo che resti costante. L'impasto deve triplicare il suo volume. Ci metterà circa 6-8 ore. Se non è ancora pronto dopo 8 ore, attendete un altro po'. Non anticipate, ma aspettate che l'impasto sia ben triplicato. Ed eccolo ben lievitato. Adesso scaravoltiamolo sul tavolo, sgonfiamolo un po' e procediamo con la pirlatura. Rimettiamolo nella ciotola e mettiamolo 30 minuti in frigo in modo da partire con una massa fredda. Nel frattempo prepariamoci un'emulsione mescolando insieme 95 g di burro morbido a pomata, 60 g di zucchero, 15 g di miele, i semi di bacca di vaniglia. Mescoliamo bene il tutto e lo mettiamo da parte. Per il secondo impasto ci servono il primo impasto che abbiamo fatto lievitare, che lo prendiamo dopo, 25 g di latte, 60 g di farina forza 350, 60 g di tuorli, 3 g di sale, l'emulsione che abbiamo preparato prima e 30 g di cioccolato bianco fuso. Per prima cosa uniamo il cioccolato bianco sciolto all'emulsione di burro e aromi. Montiamolo bene con una frusta per un paio di minuti. Nella ciotola della planetaria mettiamo metà del primo impasto e la farina. Mescoliamo a velocità minima. Quando sarà ben amalgamato, mettiamo il secondo impasto e il sale.
Quando è ben incordato, aggiungete poco per volta i tuorli, sempre aspettando che si siano assorbiti prima di aggiungere altri. Quando i tuorli sono ben assorbiti, aggiungiamo poco per volta l'emulsione di burro e cioccolato. Continuate a lavorare facendo attenzione a non farla abbassare perdendo l'incordatura. Controllate spesso la temperatura che, come prima, non deve superare i 26 gradi. Come vedete, questa temperatura ancora è perfetta. Quando l'emulsione sarà ben assorbita, aggiungete il latte e continuate a lavorare fino ad avere un impasto bello, liscio ed elastico. Togliete l'impasto dalla ciotola, procediamo per la pirlatura. Mettiamolo di nuovo nella ciotola e poniamolo a riposare in un luogo tiepido a 28 gradi per 30 minuti. Adesso ribaltate l'impasto sul tavolo. Nel mio caso, o comunque chi ha uno stampo di 750 grammi invece di 1 kg, preleviamo 825 grammi di impasto, pirliamolo. E lasciamolo puntare per circa 15-30 minuti. Per puntare si intende un riposo senza alcuna protezione all'aria dell'impasto, per far asciugare appena la superficie. Dopo 15-30 minuti procediamo per la seconda pirlatura e facciamo puntare per altri 15 minuti. Pesiamo il resto dell'impasto e suddividiamolo in 5 palline. Adesso pirliamo di nuovo e poniamo l'impasto dentro lo stampo ben imburrato. Facciamo lo stesso con i pandorini che io ho cotto dentro i pirottini per muffin. Poniamolo in modo che la chiusura, cioè la parte sotto, vada nella parte laterale dello stampo. Copriamo con la pellicola lo stampo del pandoro e facciamo lievitare in un luogo tiepido 28-30 gradi. Controllate la temperatura con un termometro, mi raccomando. Ci vorranno circa 6-8 ore. Comunque è pronto quando è arrivato a 2 cm dal bordo dello stampo. Guardate che bello lievitato. Togliamo la pellicola, accendiamo il forno statico a 150 gradi. Appena il forno è caldo, inforniamo. Io ho cotto prima i pandorini perché sono piccini e cuociono prima, altrimenti sarebbero andati troppo fuori lievitazione. Controllate che la temperatura al cuore del pandorino deve essere 94 gradi. Guardate che carini. Adesso inforniamo il pandoro e quando la superficie è abbastanza cotta, da sostenere il termometro, infilate il termometro fino al cuore del pandoro in modo da controllarne la temperatura. Per essere perfettamente cotto, al cuore deve raggiungere 94 gradi. Gli ultimi 10 minuti di cottura mettete un cucchiaio di legno nello sportello del forno per tenerlo socchiuso. Raggiunta la temperatura, tiratelo fuori perché è perfettamente cotto. Fatelo raffreddare un'ora prima di toglierlo dallo stampo.
Come vedete il mio è chiaro, colpa dello stampo che non è stato usato tanto, perché praticamente è nuovo, perché il pandoro che ho fatto qualche giorno dopo per Capodanno, guardate qui il colore esterno è quasi perfetto. Vi consiglio di comprare uno stampo antiaderente se al primo colpo volete una cottura esterna perfetta. Vi metto giù il link di quello che vi consiglio. Se come me volete acquistare uno di quelli per pasticceri, di questi di alluminio spesso, condizionatelo con la bruciatura per almeno 3-4 volte o fate un bel po' di pandoro prima di fare quello che presenterete poi a Natale, perché sennò come me rischierete di presentarlo chiaro. È cotto, ma è chiaro, non ha il colore del pandoro. Comunque buonissimo, c'è un profumo meraviglioso. Adesso fatelo raffreddare per almeno 10 ore prima di confezionarlo nel sacchetto apposito spruzzato di alcol. Fatelo riposare confezionato con il sacchetto spruzzato di alcol per almeno 5-10 giorni prima di aprirlo, mi raccomando. Vi assicuro, più riposa e più è buono. Ed eccovi la foto del pandoro aperto, ragazzi, è buonissimo, sofficissimo sapore di pandoro e poi fatto con le proprie mani, è ancora più speciale, non credete? Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento sotto il video o un mi piace, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati per i prossimi video, mi raccomando, perché saranno deliziosi. Mi trovate anche su Facebook e su Instagram, vi metto i riferimenti sotto il video nell'info box. Vi aspetto al prossimo video perché saranno deliziosi. Continuate a seguirmi, un abbraccio, ciao a tutti e buone feste, fatelo e fatemi sapere, ciao!